Hola Rockers, bentornati nel mio canale. Ve lo ricordate questo video in cui avevamo montato il combo in alluminio custom di Stephness su una Seidel 1847? Ebbene, oggi i ragazzi di Stephness mi hanno mandato un nuovo combo da provare, nuovo di pacca, ma guardate ben bene, è un comb trasparente perché lui è un comb in plexiglass. Come suonerà? Lo scopriremo insieme. Nuovo comb, nuova avventura. Innanzitutto i ragazzi di Stephness li ringrazio sempre di cuore per tenermi in considerazione appunto per fare queste review dei loro comb. Questa volta novità assoluta, il comb è interamente in plexiglass. Vi dirò, non ho mai provato un combo in plexiglass, non so come suoni un combo in plexiglass, così vedendolo, ovviamente lui è compatibile col 1847 di Seidel, così vedendolo mi sembra molto ben fatto, trasparente, il che comunque lo rende molto figo. Voglio vedere come risponde. Io so di chitarre che sono state fatte in plexiglass, mi viene in mente la DNA, che era una chitarra super famosa, tutta trasparente, e so che il plexiglass comunque è un materiale abbastanza utilizzato in liuteria, o perlomeno quando si vogliono fare delle cose un po' sperimentali è un materiale che risponde bene alle vibrazioni, quindi sono molto curioso di sentire come suonerà su un'armonica. Ovviamente, per come abbiamo fatto nel video precedente per il combo in alluminio, anche questa volta, per non inficiare, diciamo, la sonorità pura del comb, monteremo un Ritz Plates totalmente nuovo, vitine nuove, insomma tutto nuovo di pacca, così possiamo davvero sentire come suona questo comb. Sono curiosissimo, andiamo a montarlo! Cominciamo a vedere un attimo come è fatto questo comb. Plexiglass totalmente trasparente, fighissimo, vedete, mi vedete proprio attraverso. Le fosse del nostro comb sono un po' più profonde rispetto alle fosse originali, questo per permettere in teoria al lancia di raggiungere delle vibrazioni più potenti e di piegare di più. Il materiale plexiglass a me piace un sacco così al tatto, perché mi sembra un materiale pressoché indistruttibile. Vedo anche, guardate, è bello flessibile, quindi non è quella plastica che si rompe quando cade, ma andiamo subito a provarlo. Quindi monterò Ritz Plates nuovi e vitine nuove, facciamo in fretta. Metà del lavoro l'abbiamo fatta, guardate quanto è figo già così senza le cover. Piccola pecca, ragazzi di Stephness, mi sarà sfuggito sicuramente, vi manca il foro a questa altezza nel comb, quindi a questa altezza non c'è il foro nel comb, quindi non entra la vitina. Io di solito la monto proprio qua davanti perché mi piace avere le due centrali, poco male, la avviteremo, anziché qui la avviteremo qui, tanto poco cambia. La cosa che vedo comunque è che aderisce, almeno così ad occhio, anche contro luce, aderisce molto bene. Sono proprio curioso di sentirlo suonare, monto le cover e lo proviamo subito. Ed eccoci tornati, comb montato, first reaction, non l'ho ancora provato. Voglio vedere insieme a voi come suona. Innanzitutto facciamo un bel primo piano, speriamo che metta bene a fuoco la camera. Le cover non sono nuove, l'unica parte che non abbiamo cambiato del tutto, però sono cover praticamente intonse. Guardate che bello, trasparente. Quindi questo effetto fumé, quindi un bianco tendente al grigio, trasparente, esteticamente molto bello. Magari io ci avrei messo qualche scritta, qualche logo, magari per i ragazzi di Stephness, oppure come quello che avevate fatto, magari personalizzabile. Questa è una cosa che potrebbe fare anche la differenza, però devo dire che è un bel comb. Caratteristica del pettine: sbucano, vedete in profilo, proprio un pochino fuori, sbucano i dentini del pettine,
caratteristica che a me, anche sul combo precedente, che aveva la stessa caratteristica, piaceva. Perché? Perché quando suono in tone blocking ho la sensibilità maggiore sui fori che devo andare a bloccare, perché sbucando un attimino il pettine non dà fastidio, perché perlomeno su quello in alluminio non dava fastidio. Qua vediamo, perché magari se è un po' spigoloso potrebbe dar fastidio, ma se la forma è più o meno uguale penso siano simili. A me non dispiace che spuntino un pochino diciamo i denti del pettine. Proviamo a sentire come suona. Allora, prime reazioni. Il suono mi sembra ovattato, quindi non è un suono brillante, è un suono molto più simile alla reazione di un comb in legno, quindi ha questo suono meno squillante rispetto all'alluminio, rispetto all'altro comb che abbiamo montato. Mi sembra un pochino più ovattato, è un suono più scuro, non è male, un suono più caldo, un suono morbido. Il volume è un po' una pecca, nel senso che tenete conto che montando comunque ance in acciaio il volume, se ovviamente vibra bene l'ancia, il volume di solito è abbastanza chiaro, alto, squillante. Non è che non lo sia, però mi sembra un pochino più sotto, non so per quale motivo, probabilmente è la reazione dell'aria all'interno del comb, che magari o assorbe delle vibrazioni, oppure il materiale, essendo più morbido, fa lavorare in maniera diversa le ance. Non mi dispiace. Se volete un'armonica, cambiare un po' il vostro suono dell'armonica, un'armonica, ovviamente i ragazzi di Stephness li fanno per tutte le armoniche, quindi per tutte le marche delle armoniche, armonica con un suono un po' più scuro, quindi togliere un po' i medi alti. Questo è un comb che fa per voi. È un suono molto unico, secondo me, caratteristico. Vediamo un attimo come va nella precisione. Allora, trilli. Trilli, preciso, scambia bene, sempre con questa caratteristica molto vattata, però scambia bene. Proviamo nei bending. Sul terzo mi perdo un pochino. Li gestisce bene. Ovviamente quando cambiate comb, quando cambiate armonica, dovete adeguare il flusso dell'aria alle reazioni dello strumento, quindi ci vuole un po' di pratica in questo. Però devo dire che è abbastanza preciso. Sull'1 si riesce a gestire bene. Proviamo sul 4. Sì, una buona reazione. Yeah, si riesce a fare anche un bending doppio sul 4, quindi non solo di un semitono. Un bending di un tono sul 4. Molto interessante, molto probabilmente dovuto al fatto della lunghezza del pettine, quindi si riesce a raggiungere anche un bending di seconda, un bending più profondo sul 4. Interessante. Proviamo sulla velocità.
agilissimo. Sulla velocità, sugli scambi, sulla precisione, sul thumb blocking. Molto divertente, molto preciso. Quindi, voto finale, gli darei un bel 7,5. Preciso, suono molto scuro. La cosa che mi ha un po' lasciato così è il volume. Quindi questo volume che è un po' diverso rispetto alla risposta che di solito ho dalle 1847, quindi il volume è un po' sotto la media degli altri comb, ovviamente della casa madre, ma soprattutto del comb che mi avete mandato in alluminio. Quindi una piccola critica, secondo me, forse è il materiale che assorbe tanto le vibrazioni, però il volume è un pochino più basso. Il suono, la qualità del suono, ottima, mi piace tantissimo, scuro, un bel suono che è elettrificato dal suo perché, in acustico è molto ciccione come l'avete sentito, quindi un gran bel suono. Occhio al forellino che poi tra l'altro ho guardato in controluce, non è vero che manca, ma non è stato fatto fino in fondo, quindi manca proprio un pezzettino di plexiglass ancora da bucare, quello il foro c'è però non era aperto. Per il resto un ottimo comb, quindi direi avanti così, e magari se avete altre qualità di plexiglass piuttosto magari un po' più rigide, secondo me è da provare perché questa cosa del volume, se si mette a posto, diventa veramente un comb interessante. Non che non lo sia adesso, però lavorerei un po' su quello, un po' sulla durezza del plexiglass, che poi è molto figo, trasparente, ci piace. E voi cosa ne pensate delle armoniche customizzate? Avete mai cambiato il comb? Avete mai fatto qualche modifica alle vostre armoniche? Fatemelo sapere nei commenti. Ovviamente per tutto quello che riguarda pezzi di ricambi, come avete visto all'inizio del video, perdete una vitina, mi raccomando, le armoniche vecchie tenetele sempre, non buttatele mai perché diventano una miniera di vitine, vitone. Se poi invece non le avete, come in questo caso io volevo metterle nuove perché volevo comunque costruirmi un'armonica ex novo, basta andare sul sito di Seidel e troverete tutti i pezzi di ricambio, dalla vite al lancia al singolo chiodino ai rinse plates per le vostre armoniche Seidel, mi raccomando. Se questo video ti è piaciuto mettimi un bel like e iscriviti al canale, guarda che ti vedo, iscriviti a questo canale. Ti ricordo inoltre che se vuoi prendere una lezione online con me puoi prenotare la tua lezione online direttamente dal mio sito stefanolucignolo.com, ti aspetto anche su Telegram, Lucignolo Academy. Adesso basta guardare questo video, prendi la tua armonica e comincia a suonare. Buone armonicate, ciao!